Ciao Maker, oggi voglio parlarvi della Prusa Core One con il sistema INDX che è in vendita dalla settimana scorsa e perché è la migliore soluzione in commercio ad oggi, superiore a Bambolab H2C o alle toolchange che abbiamo in commercio. Eccoci qua, quindi una Core One Plus con INDX, il sistema 8 ugelli, possibile ed acquistabile sul sito Prusa della BioNTech. È un sistema di conversione che è fatto da un'azienda esterna in collaborazione con Prusa per quanto riguarda la vendita e il rilascio. Sicuramente in futuro saranno vendute delle unità che sono compatibili con il sistema Sovol, Voron e tutta quella parte un po' più diciamo homemade per quanto riguarda le stampe 3D, ma per quanto riguarda le stampe, le stampanti già vendute da aziende che sono un pochino più semplici anche acquistarle e metterle in produzione, abbiamo sicuramente la Core One che ha questa possibilità in più della INDX a 8 teste. Che cos'è? È un cambio ugello, viene definito un cambio testa, ma in realtà è un cambio ugello perché la testa ne è una sola a induzione che va a riscaldare molto velocemente quello che è il filamento al suo interno e permette quindi di fare un cambio colore o filamento o tipologia di materiale in pochi secondi, nonché avere spurgo praticamente quasi pari a nullo. C'è una piccolissima parte che viene spurgata, ma è più un qualcosa di un semino sembra. Vi faccio vedere anche la foto, ve la metto qui. Praticamente questo sistema perché è un sistema migliore degli altri? Allora, partiamo da un presupposto, poi andiamo a vedere anche il prezzo e perché ha quel prezzo. Partiamo da un presupposto. Una H2C ha un sistema a cambio testa, a cambio nozzle, diciamo, a cambio ugello, che permette di andare a cambiare ugello e avere il filamento già al suo interno, un pezzettino di filamento già al suo interno, che evita di far spurgo, ma solo ed esclusivamente andare a fare una torre di stampa. Questo sistema usa solo un tubo in PTFE. L'usare un solo tubo in PTFE significa che non è pronto all'istante, ma ha bisogno di caricamento, nonché ha bisogno di un sistema AMS che lo supporti. Ciò significa che se abbiamo 7 o 8, 7, scusate, 7 teste a disposizione, 7 ugelli a disposizione, abbiamo bisogno di 2 AMS da dover andare a acquistare e quindi è un costo aggiuntivo. Che cosa cambia sulla Core One con INDX? Che per ogni ugello abbiamo un tubicino in PTFE che porta, tramite un piccolo percorso, direttamente alla bobina. Questo fa sì che non c'è bisogno di ulteriore acquisto successivo se si vuole aumentare e portare magari prendere un kit da 4 e poi portarlo a 8 facilmente perché basta comprare solo ed esclusivamente l'ugello con il tubo in PTFE perché anche il sistema da 4 già è predisposto per arrivare a 8. Questo ha sicuramente ha dei vantaggi sia economicamente e sia anche a livello di usabilità, che permette di andare a utilizzare quei filamenti che possono essere un pochino più particolari, ma anche solo i morbidi, cioè come si riesce in una H2C eventualmente o col sistema Vortec a poter stampare 4 filamenti in TPU morbidi è molto difficile, o anche 7 filamenti in TPU morbidi è molto difficile. Perché? Perché i filamenti in TPU compatibili con gli AMS sono praticamente
non morbidi. Quindi avere un sistema, non solo, anche per quanto riguarda i filamenti, alcuni filamenti tecnici caricati che sono abbastanza rigidi, in alcuni casi non è possibile farli passare all'interno dell'AMS perché la loro rigidità e per i passaggi stretti che si hanno nella base dell'MS stessa fanno sì che non sia facile farli arrivare direttamente in testa. Avere invece dei filamenti già precaricati nella testa, ci troviamo ad avere sicuramente delle problematiche in meno per quel che può succedere durante la stampa, perché sono già pronte e quindi si sgancia l'ugello, si carica direttamente l'ugello successivo e si continua la stampa. Un po' come accade per le tool change, come la Prusa XL o come la SnapMaker 1 che utilizzo già da novembre. Diciamo, e posso assicurarvi che il sistema fatto in questo modo senza l'AMS vi permette di avere una massima libertà nel caricare anche 4 filamenti in TPU senza problemi e senza limitazioni dati dai soli filamenti che possono essere compatibili con. Bene, il passo avanti che ha fatto Prusa qual è? È sicuramente quello di dimezzare il costo della Prusa XL perché aveva già una tool change con al massimo 5 teste. Per prendere una Plus XL con 5 teste arriviamo a spendere più di 4.000 euro. Quindi andando a prendere una Core One, in kit stiamo a 1.049 euro, già assemblata a 1.349 euro. In più un sistema INDX a 8 chiamiamoli a 8 attrezzi, perché in realtà non sono teste separate, ma vi ripeto, è solamente l'ugello che è separato. A 8 attrezzi parliamo di 899 euro, quindi se li mettiamo insieme facciamo un prezzo e arriviamo a 1949. Invece la Prusa Core One assemblata costa praticamente 300 euro in più, quindi passiamo da 1948 a 2248. Questa se vogliamo prendere il sistema di conversione a 8 teste, che attualmente non è disponibile perché nel giro di 2 giorni da quando è uscito è finita la disponibilità. Questo potrebbe essere un bene per chi decide di avere una macchina che sia performante e disponibile poi all'aggiornamento in futuro, perché bisognerebbe prendere una Prusa Core One Plus. Questo sistema è applicabile anche alla Prusa Core One L. Attualmente non c'è il kit di conversione e sicuramente sarà disponibile da settembre o ottobre in vendita, quindi non sappiamo poi quando è che arriverà direttamente nel mercato. Qui abbiamo una area di stampa 30-30-30, sulla Core One invece noi abbiamo un'area di stampa che è un pochino più modificata, più piccola sicuramente, ma poi si va a modificare anche quando si va a installare gli NDX, si va a perdere un qualcosina. Quindi questo è un 25x22x27. Mi fa un po' strana perché oggi siamo abituati ad avere la stessa dimensione su tutti e tre i lati. Torniamo a parlare del sistema NDX a 8 attrezzi. Abbiamo, eccole qui, questi sono i vari spurghi, piccolissimi spurghi che tira fuori la INDX ogni volta che fa il cambio. Il cambio e la situazione di cambio, e la potete vedere, è molto veloce, c'è un aggancio rapido che viene fatto e un riscaldamento altrettanto rapido direttamente con una piastra a induzione. Qui stiamo parlando di circa 12 secondi per cambio. Questo ci dà la possibilità comunque di andare a vedere, eccolo qui, l'unico scarto che viene fuori dal cambio dell'attrezzo. Ci permette di avere tantissime
possibilità per quanto riguarda anche la dimensione di quello che è l'ugello, quindi possiamo andare dai di 0,25 ai 0,8 e qui arriva un ragionamento da fare. È meglio prendere un sistema INDX a 8 teste a 899 € oppure prendere un sistema INDX a 4 teste già completo e si può fare l'upgrade in futuro con ulteriori ugelli a 699 € e perché questo prezzo è più alto di 200 € da quel che è stato presentato? Allora, partiamo dal fatto perché a chi potrebbe essere rivolto l'8 e chi potrebbe essere rivolto il 4 con aggiornamento futuro. Ehm, Cambiare ad avere a disposizione già 8 attrezzi da 04 fa sì che si possano stampare sicuramente in multicolore con materiali che non siano troppo tecnici in qualche modo e quindi permette di avere anche con materiali di supporto e materiali invece che servono a fare la stampa finita. Però questo porta a un limite, cioè il fatto di dire determinati filamenti che sono caricati hanno bisogno di ugelli che sono più grandi di 0,4 e quindi andando a prendere oggi direttamente l'8 fa sì che ci troviamo con 8 ugelli a 0,4. Quindi poi bisognerebbe acquistare ulteriori ugelli per andarli a sostituire quando ce n'è bisogno e andarli anche a mixare nelle varie stampe, che da qualche tempo è possibile con dei fork degli slicer. Sarebbe meglio andare ad acquistare il 4, la conversione, il kit di conversione a 4 attrezzi al posto dell'8 e poi quando sono disponibili gli ulteriori attrezzi di diverse dimensioni andare a prendere direttamente quelli di cui abbiamo bisogno. È vero sì che avendone 8 e poi andando a prendere le altre ce ne abbiamo già 4 di ricambio, ma bisogna vedere quanto costano questi ricambi perché attualmente non ci sono le teste di ricambio. E questo è un ragionamento. Un altro ragionamento che viene fatto è quello del prezzo. Allora, stiamo parlando di un sistema che costa 900 € in più del prezzo della stampante. Per chi ha la stampante e prendere un sistema del genere fa sì che è come se vado a comprare un'altra stampante, cioè io la 1 attualmente sta, la Snapmaker 1 attualmente sta a quel prezzo. È anche vero che non mi permette di poter avere 8 teste, ma solamente 4. E quindi questo già è una forzatura che è stata fatta, diciamo, da chi che è andato a vedere il prezzo in qualche modo e quello come lo poteva mettere. Un po' anche per quanto riguarda la H2C, perché se noi vogliamo prendere una H2C, prezzo ufficiale di Bambolab H2C, 2249 più 135 € di spedizione. Quindi riandiamo a trovare quella stessa identica cifra, che sia con una Prusa Core One assemblata più sistema INDX A8. Quindi qui c'è un po' di marketing dietro che ha portato questo prezzo a essere un pochino più alto, ma non più alto di quello che si possa acquistare in questo momento per quanto riguarda l'H2C. Ok, H2C combo 2249. In più dovremmo andare ad aggiungere un ulteriore AMS e stiamo parlando di, se vogliamo la Pro 289, se vogliamo la MS classico 239, quindi mettiamo una media di 2,50 giusto per renderci conto, quindi passiamo a 2500 €. Ci sono anche le spedizioni di 130 €, quindi diciamo che siamo quelle non le contiamo. 2500 € per avere una dimensione sicuramente più ampia per quanto riguarda la stampa, una camera attiva, ma il limite del fatto che bisogna usare per forza degli AMS.
in fase di scelta questo potrebbe andare ad incidere, magari qualcuno dice oggi ce l'ho, quindi mi prendo la macchina, e ok. In questo caso si va un po' a togliere quel monopolio che può essere dato dal fatto che bisogna acquistare sempre cose eh, per poter aumentare la possibilità di stampa con prezzi anche elevati. In questo caso con un acquisto soltanto si ha la possibilità di poter andare a mettere qualsiasi tipo di filamento. Io non vorrei che escono dei nuovi filamenti, poi ci sarà bisogno per forza di un AMS3. In questo caso no, basta cambiare la bobina, eventualmente c'è bisogno di un sistema chiuso, lo si mette dentro una scatola, oppure un altro sistema per poter abbattere l'umidità può andare a risolvere e far risparmiare nel futuro. Mi piace molto quello che fa Prusa, cioè ad aggiornare sempre le loro macchine e permettere di avere tecnologie innovative all'interno delle loro macchine senza dover per forza cambiare la macchina da zero. Questo mi piace per tanti motivi. Uno di quelli sicuramente che ripeto spesso nei miei video è che bisogna avere una macchina e bisogna conoscerla. Quando si cambia macchina, si cambia marca, allora è come se si rinizia da zero. È vero che le basi poi rimangono, ma per alcune accortezze bisogna andare a abituarsi a utilizzarlo in quel modo. Questo è il sistema INDX, questi sono i motivi per cui li vedo migliori rispetto a quello che può essere una Bambolab H2C. Questo 900 euro è il prezzo da pagare per fare l'aggiornamento, o 2300 euro, 2250 per avere la macchina già assemblata, ma come vi ripeto attualmente non è disponibile prenderlo, quindi si tratterebbe di prendere una stampante adesso per chi non ce l'ha, 1200-1300 euro, abituarsi ad utilizzarla e poi verso settembre avere a casa un sistema che vi permetta di avere 8 attrezzi da poter utilizzare. La differenza da acquistare invece una 1 è che ha solo 4 teste. Quindi potrebbe essere un limite per qualcuno, per altri no. Sicuramente la Prusa Core One, essendo chiusa, ha la possibilità di arrivare, no, ha la possibilità, arriva fino a 50 gradi al suo interno e permette quindi di andare a stampare anche filamenti un pochino più tecnici. Con la 1 attualmente io ho messo su un cappello un Samla Ikea, mi trovo ad avere temperatura all'interno intorno ai 40 gradi senza aver niente. Quindi c'è anche questa possibilità, so che 2300 euro è una cifra importante, come lo è anche per l'acquisto della Bambolab H2C, però ad oggi questo sistema vi permette di avere una macchina che vi va a coprire diciamo più del 90% delle possibilità di stampa che volete avere. Perché preferisco la Core One al posto della Core One L? Perché la Core One, avendo una più piccola dimensione all'interno, permette di avere meno problematiche di UFA, ci sia anche un controllo della temperatura più preciso. Come riesce il sistema INDX montato sulla Prusa Core One ad avere anche una precisione e non spostarsi tra una testa e un'altra? Abbiamo visto nella Snapmaker 1, ma anche come sulla FlashForge, c'è un sistema che va ad far togliere il piatto e poi c'è un cerchio dove la testa esegue un percorso per poter far sì che siano tutte e quattro le teste allineate. In questo caso, nel sistema INDX, che cosa si sono inventati? Vediamo un attimino di andarlo a cercare. Eccolo qui. C'è un doppio puntatore e quindi fa sì che è come se si riazzerasse di nuovo con lo zero ogni qualvolta si vada a cambiare. Facendo questa calibrazione si sa
dove ci si trova nello spazio e si riesce a riprendere di nuovo la posizione corretta. Questo è molto importante, soprattutto con un cambio teste, un cambio utensili, appunto perché altrimenti ci possono essere delle discordanze sia a livello di altezza ma anche a livello di spostamento dei vari layer tra un materiale e un altro, così che sia una precisione relativamente assoluta praticamente e abbiamo meno problematiche possibili. Questa calibrazione è al di fuori della piastra di stampa, questo fa sì che non c'è bisogno di andare a togliere la piastra e poter fare questo lavoro qui, ma quando ogni qualvolta c'è bisogno di andare a calibrare va in automatico direttamente lì in quella sezione e si effettua la calibrazione al di fuori dell'area di stampa, permette quindi di avere una anche usabilità migliore in quello che è il processo di lavoro che viene fatto, permette di non andare ad avere troppi movimenti da dover fare per poter calibrare, quindi avere una macchina che sta lì, strutturata, stabile e performante. E quindi da 6,99 che l'hanno presentata a 8,99 vi ho spiegato il motivo per cui. Sicuramente è una questione a livello di marketing, qualcuno potrebbe dire l'aumento del costo del materiale, la chiusura dello stretto di Hormuz o problematiche geopolitiche, ma lasciamole all'esterno, per me è solo una questione di marketing. Ci sta, perché avendo dei rivali a un prezzo ci si va a mettere in quella fascia di prezzo, in quel target. Quindi ditemi che cosa ne pensate, mi aspetto i vostri commenti, comunque sia giù in fondo. Se non siete iscritti ancora al canale vi prego di farlo per seguire quelli che sono gli aggiornamenti. Io sono in un dubbio amletico in questo periodo per quanto riguarda l'acquisto di una ulteriore stampante e se prendere direttamente una Prusa Core One che mi sta in qualche modo tirando da un po' di prezzo o continuare ad acquistare altre tool change, ma in realtà ho già la 1 che stampa benissimo e se vi siete persi il video di vari video di aggiornamento ve li faccio vedere qui, andate a vedere sul canale direttamente. E quindi questo potrebbe essere una soluzione definitiva che mi permette di avere una stampante che ha sia la possibilità di stampare materiali tecnici, nonché la possibilità di avere tool per il cambio rapido e andare quindi a non star più dietro a determinati mercati strani per quanto riguardano i tool change che oggi vediamo sempre di più fiorire a prezzi sempre intorno agli 800 euro. Vi saluto, anche questa volta il video è lungo, ma spero che non vi ha annoiato più del solito e ci vediamo alla prossima. Ciao!